Buongiorno e bentornati nel piccolo giardino di Monfestino. Nello scorso video abbiamo visto l'arrivo e abbiamo disimballato le 3 magnifiche azalee provenienti dal vivaio Gigli di Borgo a Mozzano, vicino Lucca. Questa volta invece parliamo delle caratteristiche di queste piante, peculiarità leggermente diverse una dall'altra. Ci occuperemo anche di cosa fare all'arrivo di queste piante. Come anticipato nello scorso video, abbiamo controllato il pane radicale, uno dei controlli da fare immediatamente all'arrivo di queste piante, e questo è un apparato radicale fine, come sappiamo, superficiale, compatto, tipico delle piante acidofile e delle azalee, ed è perfetto. Cosa fare di queste piante in questo periodo? Possiamo lasciarle fuori sicuramente, le lasciamo in vaso come suggerito dai consigli del vivaio dal quale le abbiamo accostate, fino a dopo la fioritura. Dopo la fioritura le poteremo e le rinvaseremo in un vaso del 22, queste sono arrivate in un vaso del 18. Le lasceremo all'aperto perché sono piante che resistono benissimo al freddo, in una posizione soleggiata. Qui siamo in Appennino, non c'è bisogno della mezz'ombra. Naturalmente più si scende di latitudine più il caldo si farà intenso, sarebbe meglio trovare una posizione alla mezz'ombra per queste azalee. Ci sono già dei bellissimi germogli e ci sono anche i boccioli floreali già sulla pianta. Solo in caso di forti nevicate sarà meglio metterle al riparo, sempre fuori ma sotto una tettoia o in una veranda fredda, per evitare che si rovinino. Sono ancora abbastanza giovani, con i rami non resistenti, come per esempio quelli di questo rhododendro Madame Masson che c'è dietro di me. Riguardo alle caratteristiche, si differenziano leggermente tra japonica e indica. Questa è l'azalea japonica Nanni, naturalmente è una sempreverde. Dalle nostre parti in Appennino la terremo senza problemi in pieno sole, ci sono circa 6 ore di sole nel nostro giardino, mentre ad latitudini più basse è meglio tenerla alla mezz'ombra. Resistono al freddo fino a meno 10 gradi centigradi e fioriscono da aprile a metà maggio. In questo caso è una bellissima fioritura rosa chiaro con la gola bianca. Questa è l'altra azalea japonica che abbiamo comprato. C'è un po' di sole. Anche questa arriva fino a meno 10 gradi centigradi, sempre verde, vedete, molto compatta perché viene potata ogni anno, sia del vivaio Gigli sia lo faremo noi alla fine della fioritura, alla prossima tarda primavera. Fiorisce da aprile a metà maggio, anche questo di un colore invece rosso-arancio. Ed ecco qui l'ultima delle azalee, questa è l'azalea indica Panfilia. Questa è leggermente meno resistente al freddo, si parla di meno 5 gradi centigradi, quindi sotto a queste temperature, anche se la terrete fuori, come giusto che sia, o la pianterete a terra, sarà meglio pacciamarla ed eventualmente coprirla, se si scende sotto quelle temperature, con un tessuto non tessuto. Questa è un po' più precoce, fiorisce da metà marzo a fine maggio. Potete usare per pacciamarla anche la corteccia di pino, del terriccio acido, della torba, purché certificata. Almeno 2 su 3 di queste bellissime azalee rimarranno in vaso per qualche anno ancora.
Il prossimo autunno invece una di loro, una japonica, probabilmente troverà un posto in una posizione soleggiata qui nel nostro giardino. Sono davvero contento, sono piante meravigliose queste azalei e in mezzo a loro come non ricordarvi, qualunque giorno sia, rendetelo bello.